Ciao ragazzi, sono Dan e bentornati sul canale. Oggi vi faccio un video che in realtà volevo fare da tempo, però finalmente dopo svariate versioni di intelligenza artificiale e di interfacce varie siamo arrivati a una finalmente user friendly. Nelle ultime che utilizzavo passavo tramite Colab di Google, che è una figata da usare, ma non è così semplice, soprattutto per chi non si è mai avvicinato a queste cose un po' più di programmazione. Adesso finalmente c'è una web UI basata sulla libreria Gradio, permette semplicemente sul vostro computer di interfacciarvi con Stable Diffusion, che è una delle intelligenze artificiali free più fighe da utilizzare, perché ci sono tante altre intelligenze artificiali tipo Midjourney o DALL-E 2, però sono a pagamento e quindi dovete avere dei crediti, dovete pagare, i risultati sono il top perché effettivamente Midjourney ho visto anche da lì hanno dei risultati pazzeschi, ma comunque riuscite ad arrivarci anche con Stable Diffusion, quindi non è pessimo, è da starci abbastanza dietro, capirlo di più e riuscirete comunque ad avere cose molto belle. Allora, in questo video vi faccio vedere come si installa e come arriverete ad avere la web UI. Ovviamente vi serve un computer che vi permetta di fare queste cose. Si può usare anche una Radeon modificando delle impostazioni, però di base è orientato più alle schede video Nvidia. Credo sia in relazione ai Tensor Core e comunque alla capacità delle schede video Nvidia di gestire il deep learning e le cose dell'intelligenza artificiale in modo più hardware, più diretto. Non vi so dire come va con le Radeon perché non ce l'ho e quindi non saprei dirvi, vi so dire come va con la mia ed è utilizzabile. Io ho il PC che vedete in descrizione, una 2070. Il vero problema è la VRAM, cioè più aumentate la risoluzione, più gli chiedete di fare cose pesanti, al di là del tempo che uno può aspettare, quello non credo sia un problema, è la VRAM che finisce e spesso si arriva agli 8 giga che ho io facendo piccole cose. Se volete fare immagini da 1500 x 1500 nella generazione non ce la fate con 8 giga e quindi dovete fare l'upscaler che c'è dopo, che comunque dà ottimi risultati. È ovvio che se uno punta a fare queste immagini per fare delle stampe non so se ce la fate perché ancora chiede tanta potenza, però se dovete farle per dei social dove comunque le risoluzioni sono più basse i risultati sono buoni. Vi farò poi un video per i settaggi in particolare perché non è così semplice, anche se comunque tanti settaggi non li toccate, a meno che non volete entrare proprio nello specifico e studiarvi la I, che secondo me è un'ottima cosa perché sono delle figate queste intelligenze artificiali e i risultati che avremo da qui ai prossimi mesi saranno ancora più belli e veramente c'è un'evoluzione pazzesca dietro a questo settore ed è affascinantissimo sapere che un computer sta elaborando immagini di quel tipo e siamo noi a fargli da training, perché se volete potete fare anche questo con Stable Diffusion e lì comunque la richiesta hardware è ancora più alta vi serve più che altro tanta RAM, è una scheda, se poi non vi interessa la velocità la scheda video può essere anche non così potentissima, però aiuta ad avere entrambe le cose. Io per installarlo mi sono basato su un youtuber che ha creato delle guide molto fatte bene, però sono in inglese, quindi ho voluto farvelo in italiano così almeno è più semplice per chi non mastica bene l'inglese e soprattutto già scremate dei problemi che ho avuto io. Io ho Windows 11, alcune cose non tornavano, a me non si apriva questa web UI, non capivo perché, poi dopo veramente tantissimi smadonnamenti sono riuscito a farla aprire. Dovrete passare tramite il prompt dei comandi e ci saranno dei vari step dove richiamerà il Python e se non tornano quei comandi che dà si blocca e quindi non vi apre la web UI. Quindi andiamo sul desktop e vediamo come si installa. Bene, eccoci quindi sul desktop, questo molto cyberpunk. Allora, andiamo per ordine su ciò che serve per far partire la web UI. Direttamente dalla pagina di GitHub ci sono tutte le spiegazioni, il fatto che sia basato sulla libreria Gradio, di Stable Diffusion, tutte le features nuove che ci sono. Considerato una cosa che si aggiorna molto velocemente, quindi quello che vi sto dicendo oggi è molto probabile che magari alcune cose saranno cambiate nel tempo, però la base dovrebbe rimanere la stessa. Siamo in questa pagina, se si va fino a qui ci sono anche le installazioni degli altri sistemi operativi. Se avete Linux o un Mac con l'M1, M2, cose così, trovate le spiegazioni. Su Windows invece è abbastanza semplice, bisogna partire con Python
poi con Git, poi dargli il comando Git nella cartella particolare, mettergli il model che si è scaricato e praticamente dovrebbe partire. Ecco, teoricamente se vi va bene parte subito così, se non va bene c'è da un attimo da sistemare delle cose. Quindi partiamo con Python. Io per sicurezza ho messo la versione che dice lui, perché non si sa mai. Siccome avevo fatto 1000 prove, quando ho fatto quelle prove non è andato tutto come volevo, allora ho pensato che forse era il caso di usare le versioni che diceva lui. Vedi, anche qua dice è raccomandata la scheda video Nvidia. Allora, Python, se cliccate sul link, poi ve lo metto in descrizione, vi porta alle pagine con tutte le versioni. Scendete un pochettino e vedrete che c'è la 3.10.6 che non si può usare su Windows 7, quindi io sono su Windows 11, quindi ricordate sempre questo. E ovviamente scaricate la installer 64 bit, perché credo avrete tutti quello, e fate partire l'installazione. Innanzitutto lo scarichiamo e ovviamente per usarlo l'ho già installato tutto e quindi non vi faccio vedere le installazioni complete, ma vediamo giusto le cose essenziali. Voi quando lo fate partire, io ovviamente ce l'ho già, quindi mi dice vuoi modificarlo, vuoi proviamo a fare modify. Proprio, vabbè, comunque la cosa principale in questo passaggio, poi vi metterò uno screenshot, è di dirgli che deve aggiungere il path, e qua ve lo specifica proprio nella prima, appena aprite l'installazione c'è add python to path, quella è la cosa essenziale, poi andate avanti e installate tutta l'applicazione. Dopodiché passaggio 2, install git, si va in questa pagina sempre cliccando sopra il link e vi scaricate la 64 bit, perché avete tutto quella. Però probabilmente mi farà la stessa cosa anche qua, quindi non sono installazioni complesse, è che bisogna fare attenzione a quel passaggio lì. Ok, qui dovete spuntare tutto. Io non ho spuntato questo perché non mi serviva l'icona sul desktop, però tutto il resto spuntatelo. E qui mettete use notepad as git default editor, così vi usa il notepad. E a questo punto fate next a tutto quello che arriva dopo, lasciate tutto come impostato e fate next fino alla fine e siete a posto. Io ce l'ho già installato e quindi non vi farò questo passaggio. Quindi a livello software ci siamo. A questo punto dobbiamo scaricare la parte più grossa, più spessa. Il punto 3 lo vediamo subito dopo, però siccome il model.ckpt è pesante, quindi facciamolo subito, perché anzi dovreste partire subito prima di vedere tutta la spiegazione, perché sono 4 giga e sono anzi 4 più altri 7 giga, quindi c'è un po' da fare. Per scaricare questi bisogna andare su Hugging Face, che è questa pagina dove mettono tutti i model di Stable Diffusion. Qui trovate anche altre cose dedicate a Stable Diffusion e le nuove versioni, tipo in questo caso è Stable Diffusion 1.5 ed è quello principale praticamente. In questo caso dovete prima farvi un account, perché sennò non vi fa scaricare, è gratis, non è a pagamento, è tutto free se non sbaglio qua sopra. Una volta che avete fatto l'account, in questa pagina che vi linko andate qua sotto e dovete scaricare il pacchetto. Se dovete solo fare la generazione, scaricate questo. Questo è per fare anche il training delle immagini, però considerate che, come dice qui, usa più VRAM, quindi dovete avere una scheda video un po' più spessa, con più giga e serve per fare il training, che adesso non vi spiego qui in particolare, però nel dubbio se volete scaricate entrambi, tanto sono sempre qui, o se no, se volete solo iniziare fate solo questo e vi scaricate questo file e ve lo mettete da parte. Successivamente scaricate questo qui, che è l'Inpainting, e dopo vi farò vedere in dettaglio che cos'è l'Inpainting, come vi servirà, e quindi vi serve anche questo modello da scaricare. Stessa cosa, arrivate qui, download e scaricate questo file qua. A questo punto torniamo al punto 3 noi, perché così almeno siamo, una volta che avete scaricato tutto, cosa fate? Io ho queste cartelle qua, poi vi farò vedere in dettaglio. Voi per comodità fate così: nuovo, cartella, la chiamate come cavolo volete,
stable, in questo caso la chiamo io. Perché la chiamo così? Perché una volta che l'ho aperta sono sul desktop. Perché sono sul desktop? Io in realtà l'avevo fatto su un altro hard disk prima, ma non digerisce molto bene gli altri percorsi. In realtà comunque il percorso lo dovete poi mettere dopo per la web UI, per il Python, quindi magari funziona anche quel caso lì, non ho provato. Però nel dubbio, se volete meno beghe possibili, state su C come lettera, come hard disk, quello dove c'è il sistema operativo, e avete meno problemi. Una volta che siete dentro questa cartella, cliccate qui dove c'è l'indirizzo e scrivete cmd. In questo modo lui vi apre il command OS direttamente dalla vostra cartella e non avete problemi. In questo modo noi torniamo sulla descrizione qua e gli diciamo copia tutto questo fino a qui, copia, torniamo sul command OS, scusate, sul comando dei comandi, facciamo incolla e lui automaticamente, se io faccio invio, mi clona nella cartella tutto quello che serve per la web UI con Stable Diffusion e tutto quanto. Non è un'installazione di un software, quindi io ne posso avere anche 1000 di queste cartelle, non credo abbia senso, però magari se volete fare più versioni. Ok, quindi la base ce l'abbiamo. Chiudiamo pure questo. A questo punto i file che abbiamo scaricato dobbiamo metterli in un punto preciso. Vi faccio vedere la cartella che questa non mi serve più perché io ce l'ho già e la cancello, ed è esattamente identica a questa. Perché vi ho fatto fare una cartella nella cartella? Così almeno vi ho creato la cartella dove potete spostarla fuori dove volete. Questo non è un programma installato, è proprio una cartella in sé che funziona a sé stante, quindi potete metterla qui, potete metterla di là. Ovviamente attenzione, perché vi dicevo del percorso, perché adesso andremo a modificare una cosa. Prima di far quello, i file che avete scaricato li dovete mettere in questa cartella. Andate in Models, Stable Diffusion e qui vedete quelli che ho scaricato prima sono questi qua: 1.5 Proned e Manolli e SD 1.5 in Painting, così come sono buttati qua dentro. Vedete che sono comunque un totale di 8 giga. Questo era la versione prima, è l'1.4 perché avevo già iniziato a sperimentare, mentre adesso è uscita la 1.5 e sono passato a quella. A questo punto avete tutto quello che serve per farlo partire e fare le generazioni di base. Cosa dovete fare? Allora, se vi va di culo, che non vi fa problemi, voi fate doppio clic su questo file qua, webui-user.bat, e fa partire tutto quello che serve. A me questa cosa non è successa, mi faceva l'errore 9009 e non andava avanti in nessun modo. Le cause possono essere molte: o non avete installato Python mettendo il path, e in questo caso lo vedete in questo modo. Voi scrivete vari o variabili di sistema e vi apre questa cosa qua, e in questo caso se andate su path e fate modifica, qui dovete avere scritto così con il percorso di Python. Con user profile deve essere l'ultimo messo in basso, lo potete fare facendo sposta giù, sposta su, ma se avete installato bene è già fatto così, altrimenti dovete aggiungere questo percorso. Se non va comunque, allora il problema inizia a essere il file in sé, perché ci sono 1000 giri di gente che dà soluzioni ma non dà la soluzione mai giusta. Allora fate così: se avete già un editor che vi permette di modificare i bat, allora lo modificate, altrimenti io semplicemente faccio in questo modo: txt, perché è un file di testo, gli modificate l'estensione, doppio clic, e qui trovate i set che lui imposta quando mandate questo bat per far partire tutto quanto. Quello che vedrete di diverso dal vostro sono due punti, ovvero questo e questo. Cosa sono? Questo qui io ho dovuto metterlo perché non partiva il Python praticamente. Io ce l'avevo installato perché se voi andate nel vostro cmd prom dei comandi, scrivete p-version e viene fuori
Python con la versione che avete, vuol dire che è installato, è a posto, quindi non ci sono problemi sulla vostra installazione. Se invece qua non vi dice la versione, allora ci sono dei problemi, dovete reinstallarlo e provare a vedere cosa può essere. Per riuscire a trovare questo percorso io ho veramente smadonnato, perché non è spiegato da tutti nel modo giusto. Ti dicono di andare in app data, se non sbaglio, tramite sotto l'username, e quel percorso a me non andava, mi dava sempre lo stesso errore. Così invece mi funziona, perché l'ho scoperto aprendo questo file qua, perché bypassa questo bat e inizia ad andare, ma non funziona poi nel modo corretto, però inizia l'installazione nel modo giusto. Quindi se avete problemi, se non ne avete, a posto, fatelo andare, voi tentate subito di farlo partire così. Se invece si blocca e vi fa errore, provate con questo. Se anche così vi fa errori, provate a scrivermi che errore vi fa, che cerco di aiutarvi. Poi aggiungete prima della fine questo comando qui, che non fa altro che aggiornare tramite Git tutte le referenze varie che ci sono qua di questa web UI, e fa un controllo ogni volta perché voi dovrete sempre passare da questo web UI-user.bat, perché lui fa partire quello che serve per poi vederlo nel browser. Quindi una volta fatto queste modifiche, tornate qua, ecco, magari anche se vi parte corretto, prima di farlo partire mettetegli quel comando di git, così almeno sarete sicuri che lo aggiorna. A questo punto si fa doppio clic su web UI user, vedete qua mi fa un controllo e vede che ci sono delle cose diverse. In questo caso voi farà un'altra installazione del Torque, se non ricordo male. Lasciatelo andare, ci mette un po', finché non vi dice proprio errore, non ho trovato, cose strane, perché se vi fa errori parte qua e si ferma subito. Se invece non fa errori, si mette a elaborare, fa tutto quello che serve, è a posto, capito? Quindi lasciatelo, lo vedrete adesso, vi faccio vedere quando è pronto. Adesso sta ancora elaborando e tutto. Ok, adesso è pronto. Se arrivate a questa linea di comando, vuol dire che potete andare. Dovete copiare questo link nel browser, e io in questo caso ce l'ho già salvato, e vi apre la web UI di Automatic 1111. Questa web UI funziona solo se questo è aperto, o se avete lanciato prima questo. Se voi chiudete questo non va più niente, o se non aprite tramite questo file qua non vi funziona la web UI, quindi sono insieme, e lo vedrete perché funzionano in sincrono. Come vi ho detto, i settaggi in particolare ve li faccio vedere in un altro video, se no diventa troppo lungo. Però per esempio, che ne so, dovete scrivere in inglese, quindi vi faccio vedere una cosa per le prime volte, per riuscire almeno a entrare nell'idea. Io ho lo showcase di Midjourney, e qui ovviamente ci sono dei risultati pazzeschi, però se voi volete fare una cosa simile basta che andate qua nella descrizione, vedete che il mouse cambia e diventa col più, copia, lo incollate qua dentro. Qui potete scegliere le dimensioni, io arrivo massimo a 7,4x7,4, e più aumentati i sample più diventa complesso nell'elaborare. Io alle volte lo metto sui 50-40. E un altro settaggio è il CFG scale. Più lo ingrandite, più si distanzia da cosa avete scritto, e più è basso e più è vicino da quello che avete messo, però è molto variabile questa cosa, perché poi vedrete anche con i settaggi ci sono delle cose particolari da mettere. Per esempio, se qui mettete il negative prompt, è per esempio dirgli che non volete, magari fate una generazione e viene fuori una mano, dici ma perché mi ha messo sta mano? Allora metti hands, quindi lui eviterà di mettervi le mani in questo modo. Ok, poi vediamo più in dettaglio tutte queste cose che sono un po' più complesse, però questo di base iniziate già a creare già con questi piccoli settaggi. Quindi faccio generate, vi faccio vedere anche in contemporanea. Lui parte con la barra, vedete, riesco a farvi vedere entrambe le cose,
sta facendo da entrambe le parti. Vedete, ci mette qualche secondo, giusto per farvi capire quanto sta prendendo. Questa è la mia GPU e sono già praticamente al limite della memoria per una cosa così semplice. Non so neanche se posso saturarla, secondo me si blocca prima, e in questo caso mi ha fatto questa cosa qua. E vabbè, dai, non è neanche male, non è malaccio. Quando avete fatto l'elaborazione che vi piace, potete scegliere cosa fare qua sotto. Lui di base le salva tutte, se cliccate qua vi porta alla directory, ci metto un attimo, ecco qua sotto, ogni volta sto Windows 11 da capire come cazzo funziona, vabbè. Ed è praticamente in Stable Diffusion Web UI Output, e tutti gli output avete queste cose qui, quindi potete anche cambiarle questi directory, però io li ho lasciate, poi vi farò vedere. Text to Image, che è questa scheda qua, poi c'è Image to Image, e c'è una versione grid se volete lavorarne più di una, e poi c'è Extra. Allora faccio vedere velocemente. Praticamente questa immagine, se siete già a posto così, lo mandate agli Extra e fate il resize, cioè lo generate, lui ve lo aumenta. Qua potete decidere quanto aumentarlo, se applicargli dei filtri. Io generalmente vedo che va già bene così, senza fare cose particolari, ma se volete cambiarlo potete fare. Potete fare anche un batch di più immagini insieme, o da una cartella se dovete ingrandirne tanti. Oppure posso dirgli di mandarlo al image to image, cioè invece di partire proprio da zero, tu parti da questa foto, gli dai un prompt e fai il mix di entrambe le cose e te lo butta qua e ti crea queste cose qui, ti crea una nuova immagine, qui sempre dicendogli che grandezza vuoi, quanti sample, quanto CFG. Gli aesthetic li vediamo poi prossimamente, che sono un po' più complicati. Oppure posso dirgli mandamelo in Paint. Ecco, in questo caso, se voi guardate qua in alto, ci sono i model che abbiamo scaricato prima. Questo è quello che avevo già io, si chiama Stable Diffusion 1.4. Questo è quello che abbiamo usato, l'1.5. In questo caso lo mando in Painting e sarebbe da settare in Painting. Quindi lui ci mette un attimo, calcola. Lui salva tutte le immagini ogni volta che fate qualsiasi cosa, quindi dovete fare anche attenzione, perché poi vi trovate un output con 700 immagini, non è che pesano tantissimo, però, perché sono piccoline, però almeno ce l'avete già qua. È venuta anche bella, dai. E a questo punto quello in Painting è quello che fa anche da lì, quindi qui selezionate la grandezza del brush e qua gli dite, per esempio, non collabora sempre, dovete fare spesso delle porzioni grosse, perché io ho provato a fare piccole cose, non le digerisce bene. Ok, gli potete dire, io adesso ho disegnato quello, dove ho disegnato o dove non ho disegnato, cioè adesso se io faccio la generazione impostato così, lui qua creerà quello che gli dico. Se io gli dico dove ho disegnato non toccarlo, lui tutto il resto genera, dove il contrario praticamente. Potete anche caricare delle maschere già fatte, e poi c'è sempre la storia del sampling, la dimensione, il CFG scale e tutto quanto. Poi volendo ci sono anche degli script che potete aggiungere se volete fare il loop, anche se siete in image to image potete fare un loop di dirgli generamelo per 8 volte, perché ogni volta che generate cambia la generazione. Ecco, per esempio, se voi volete stare sulla stessa immagine generata, dovete, invece di tenere il seed -1 che è infinito, rifare il seed che avete utilizzato, così potete cambiare delle piccole cose sulla generazione che avete già fatto. Se no ogni volta cambia e ogni volta vi cambia la generazione. Per esempio qua proviamo a togliere, mettiamo solamente vediamo se basta quello, perché alle volte mettere poche cose non è abbastanza, secondo me non cambia una chip adesso. Stessa cosa qua, adesso genera, ci mette un pochettino di più. Allora, in questo caso, se per caso avevate fatto un'immagine di una persona
ed era tutta perfetta, non volete cambiare niente, la mandate in image to image. Le messe? Ah sì, qualcosa ha messo. Qua se volete toglierlo fate riconciliamo qua, sì, ha messo qualcosa. Poi qua c'è, per questo ci dovete lavorare un po' su. Non so se funziona anche sugli animali, proviamo. Se voi fate, ecco per esempio io tolgo mushroom. Proviamo a fargli rifare gli occhi, se bastano. Perché alle volte mettete restore face e fate solo generate, vediamo se così lo fa. Se bisogna dargli un prompt per forza, perché alle volte basta anche per piccole cose far così così. Ok, sì, l'ha fatta. Vediamo quella originale e quella teoricamente sistemata, non so se per gli animali è uguale, forse era più carina qua. Questo a cosa serve? Perché spesso gli occhi li fa sparati, strani per le persone. Le mani le fa completamente sbagliate, quindi evitate di mettere mani a robe simili perché sicuro non vi va. Ah guarda, mi ha detto anche quanta RAM ha utilizzato, quasi 8G, quasi 7.500 su 8, siamo quasi lì al limite. Però se avete una persona, gli occhi o la faccia in generale, fate questa cosa con il restore face. Ve la sistema un pochettino di più. Perfetto, allora vediamo velocemente le altre schede perché poi vi farò vedere i settaggi in particolare. Image to image l'abbiamo visto, l'extra è quello che vedevamo prima se vogliamo fare il resize e tutto il resto. PNG info è una immagine che avete fatto qua, per esempio la butto dentro e lui mi dà il prompt. E questa è una figata, mi dice tutto quello che ho fatto, gli step, perché lo immagazzina dentro al PNG. Quindi se qualcuno che conoscete ha fatto una bella immagine con Stable Diffusion, con questa web UI, vi fate dare il PNG se ve lo dà e potete vedere, o lo trovate in internet, magari uno ha messo il PNG e senza modificarlo, senza fare altro, voi potete tirar fuori esattamente cosa ha fatto e potete poi ributtarlo nelle varie cose. Checkpoint merge, queste sono già un po' più complicate come cose. Poi ci sono tutti i setting, vi dico si va a modificare pochissime cose e quindi non c'è nulla di così spaventoso, il resto si lascia base, però già così ricordatevi poi potete anche usare l'impainting per fare questo, non è che non funziona una cosa o non funziona l'altra, provate voi. Io alle volte ho fatto delle generazioni carine qua usando l'impainting e non per forza questo qua di base. E in internet trovate anche altri modelli che potete aggiungere, perché poi ognuno fa la sua versione o può fare il suo training e così via. Stessa cosa qua, ci sono ancora gli script che potete fare se volete fare anche più versioni con cose diverse. Ok. Direi che questa è un'infarinatura generale di questa web UI di Stable Diffusion e potete già sperimentare, diciamo. Bene, come avete visto non è così complicato ma non è semplicissimo. Ovvio, se voi non avete mai avuto a che fare con cose di questo tipo sarà un po' complicato, però basta metterci là un attimo di pazienza e di interesse e sicuramente si avranno bei risultati. La cosa complicata è riuscire a capire i settaggi, il prompt da dare, ma per i settaggi, come vi ho detto prima, vi farò un video dedicato e nel frattempo fate un po' di prove, un po' di test e iniziate a prenderci confidenza che vedrete che avrete dei risultati spettacolari già dei primi test e soprattutto la cosa figa secondo me è il feedback che si ha nel generare queste cose, perché tu ti aspetti che generi qualcosa e lui alle volte svariona completamente e in quello svarione tu ti ci ritrovi e dici caspita, forse mi piace questa cosa qui, allora la usi per fare un'altra generazione e così via e si parte da volere un unicorno, si finisce ad avere un drago di un altro tipo e è spettacolare. Al prossimo video allora, ciao!